Ciao a tutti, oggi io e Angelo ci improvvisiamo turisti nel nostro territorio a Trapani. Vi porteremo a visitare il bellissimo centro storico, lo raggiungeremo con le navette per evitare la problematica del parcheggio a pagamento e che sono tra l'altro anche gratis. Come prima tappa ci dirigiamo verso la pescheria di Trapani, dove i trapanesi possono comprare ogni mattina il pesce appena pescato. Inoltre vi mostreremo anche le golosità tipiche del nostro territorio. Quindi non ci rimane che andare a prendere la navetta e dirigerci verso il nostro bellissimo centro storico trapanese. Andiamo! Ed eccoci giunti alla pescheria di Trapani. Siamo appena sbarcati dalla nostra barchetta e adesso ci dirigiamo verso la Colombaia. Magari! Alla nostra sinistra abbiamo la bellissima Colombaia. Un tempo la Colombaia era una fortezza militare, in seguito venne convertita in un carcere. Per raggiungere la Colombaia diciamo che è quasi impossibile se non con delle barchette, ma ad ogni modo è vietato. Dietro alle nostre spalle abbiamo il lazzaretto. Il lazzaretto è una struttura che un tempo riceveva persone affette dalla peste. Successivamente venne acquisito dalla Lega Navale Italiana. Ed eccoci qua, dietro le nostre spalle abbiamo la torre di Ligny. Un tempo era una torre di avvistamento, adesso è un museo. Andiamo! La spiaggetta che vedete qua sotto è gestita e curata dalle persone che abitano qui in zona. La struttura è stata costruita in un punto strategico, infatti qui siamo proprio nella punta della Sicilia, dove si incontrano Mar Tirreno e Mar Mediterraneo. Andiamole a vedere. Ci stiamo dirigendo dietro la torre. Ed è qui che Mar Tirreno e Mar Mediterraneo si incontrano. Da questo lato potete vedere il Mar Tirreno, mentre da questo lato il Mediterraneo. A poche miglia di Trapani abbiamo le isole maggiori, Levanzo Favignana e Marettimo. Marettimo è un po' più distante, mentre Levanzo e Favignana sono più visibili. Vi consiglio di visitarle perché sono tutte e tre meravigliose. Alle nostre spalle potete vedere il Monte Erice, dove nella sua cima sorge la famosa città di Erice Vette. Direi anche borgo medievale meraviglioso. Lì potete vedere il famoso castello di Venere e potete gustare le buonissime genovesi ericine insieme a tutti i pasticcini di Erice. E non dimentichiamoci, Angelo, di far vedere ai nostri amici il famosissimo centro Ettore Majorana. Ma comunque domani noi saremo lì e ve lo mostreremo. Andiamo! Ma prima di lasciare il centro storico ci fermeremo nella famosissima pasticceria Colicchia a gustarci una buonissima granita. Io ho preso una granita ai gelsi e la brioche. Io invece una granita al gelsomino. Ed
dopo esserci rinfrescati con una bella granita, adesso ci riposiamo un po' e stasera vi mostriamo la movida trapanese al centro storico. A stasera! Ecco, ci troviamo in una gelateria di Trapani. Io ho ordinato il caldo freddo. Il caldo freddo credo che si possa gustare in tutta la Sicilia, ma in realtà è trapanese, è nato a Trapani. Si tratta di un gelato, ognuno sceglie il proprio gusto, io ho scelto l'amarena. Il gelato viene messo all'interno delle apposite coppette, alternato con della panna e sopra viene poggiato un dischetto di pan di Spagna. Sopra questo dischetto viene versata una buonissima cioccolata calda ed ecco perché è caldo. Possiamo ordinare un caldo freddo piccolo come il mio, che tanto piccolo non è, medio oppure grande. Ma adesso vi lascio e vado a gustarmi il mio buonissimo caldo freddo. Io invece ho preso una brioche gelato, che sarebbe una brioche ripiena appunto di gelato e poi ricoperta di panna. Bene, adesso raggiungeremo Erice Vetta. Erice si può raggiungere con la macchina, con gli autobus oppure, come preferiamo noi, con la funivia. Vi mostreremo un panorama da mozzafiato. Andiamo! Adesso siamo sopra la funivia e vi facciamo vedere il panorama. Da questa altezza potete ammirare Trapani e gran parte delle sue province. Qui potete ammirare anche le famose saline di Trapani. Ad Erice solitamente si trovano 2 o 3 gradi inferiori rispetto alla città, quindi possiamo godere del bel fresco. Quelle alle nostre spalle sono le torri del Balio, che fanno parte del Castello di Venere. Quello davanti a voi è Monte Cofano. Alle sue spalle possiamo trovare le spiagge famose di Trapani di San Vito Lo Capo. Questo è il famoso centro Estero Majorana, un centro scientifico dove fisici, scienziati si riuniscono per vari congressi e riunioni a tema scientifico, il cui presidente è Antonino Zilli, il nostro orgoglio trapanese. Tra l'altro, Angelo, ho scoperto che Antonino Zilli è nato il mio stesso giorno. Peccato però che io sia una scienziata mancata.
Ci troviamo davanti alla famosa pasticceria di Maria Grammatico. Ovviamente chi viene a Erice non può mancare a questo appuntamento, perché si gustano le buonissime ericine genovesi e tanti altri pasticcini da leccarsi i baffi. E noi adesso ne prendiamo uno, no? Ovviamente sì. Andiamo. Bene, il nostro piccolo tour turistico è terminato, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi abbiamo mostrato ovviamente alcuni stralci di Trapani e di Erice, ci sono posti ancora da vedere. Angelo, che diciamo? Salutiamo i nostri amici, li ringraziamo per aver visto il nostro video. Seguiteci nei nostri rispettivi canali. Pronto e servito ricette facili E e cuciniamo veloci. con Maria Pia. Va bene, ciao! Ciao ciao! Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Se non sei iscritto al canale, prendi in considerazione l'idea di farlo. E adesso ti lascio ai prossimi video.